Oggi siamo in compagnia della Yamaha MT-07, la fortunata e vendutissima bicilindrica naked Yamaha. Una moto che sin dal suo apparire ha avuto un gran successo di pubblico, consensi, a un prezzo relativamente basso, 6.090 euro, priva di ABS, 500 euro in più da aggiungere se volete la versione con l'antibloccaggio dei freni. Una moto che ci è piaciuta da subito. Durante il press test ha strappato solo consensi questa moto. Ci è piaciuta subito per le prestazioni del motore, per la dinamica di guida, per l'estetica aggressiva ed elegante allo stesso tempo. Dimensioni compatte per questa MT-07, le linee sono dinamiche ed eleganti al tempo stesso. Bella questa zona centrale con il serbatoio, con i convogliatori dell'aria, belle anche le plastiche, sono abbastanza economiche ma la goffratura le rende quasi ricercate. Bello il tappo del serbatoio, anch'esso spostato nella parte anteriore, molto rastremato il codino con il piccolo sellino dedicato al passeggero, la bella luce a LED posteriore, supporto targa anch'esso rastremato con delle specie di spoiler, di deviatori. Bello il gruppo ottico, davvero aggressivo nelle forme, come aggressiva è anche la parte superiore. E qui stranamente è stato posizionato il blocchetto dell'accensione davanti alla strumentazione. Posizione un po' inusuale, ma una volta fatta l'abitudine è tutt'altro che scomoda. I comandi sono abbastanza comodi, pur non avendo il pulsante di selezione sul blocchetto, raggiungere questi due pulsanti è abbastanza comodo. Inoltre la leggibilità della strumentazione è davvero buona, per cui non ci sono mai problemi, si legge tutto a primo colpo. Compatta ma molto leggibile la strumentazione. Essendo così vicina al busto del guidatore è facile anche raggiungere i due pulsanti, infatti non è un difetto che non abbia un pulsante di comando sul blocchetto al manubrio. Si raggiungono facilmente questi due pulsanti attraverso i quali si naviga nel menu. Il menu che prevede un contachilometri totale, due contachilometri parziali e poi abbiamo tutto quello che riguarda i consumi, per cui abbiamo consumo medio, consumo istantaneo in chilometri litri e in litri per 100 km. Poi abbiamo la temperatura dell'aria, la temperatura del liquido di raffreddamento del motore ed ecco qui gli indicatori dei consumi. Inoltre abbiamo un indicatore per il rapporto inserito, il contagiri e il tachimetro. I blocchetti elettrici sono di fattura abbastanza economica, però si presentano discretamente. Soprattutto con i guanti invernali il clacson e le frecce sono troppo vicini, il clacson è poco raggiungibile e inoltre si sente anche poco con il dito. Sul blocchetto destro invece troviamo il pulsante per la ZAD, le 4 frecce e il commutatore per l'accensione. In un eventuale confronto con lo scooter l'MT-07 vincerebbe a mani basse invece per quanto riguarda le sensazioni che dà quando la si guida. Sa essere una moto grande, una moto vera, buona per l'utilizzo quotidiano, ottima per l'utilizzo nel weekend. Sa dare tante soddisfazioni e tante emozioni positive questa moto, sia che la vogliate usare appunto per il tragitto casa-ufficio, sia che la vogliate usare come moto da svago. Un prezzo di acquisto così allettante purtroppo ha anche i suoi risvolti negativi. La forcella è tradizionale, 41 mm di diametro e priva di regolazioni, però abbiamo una bella coppia di dischi a margherita da 282 mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini. Le sospensioni, almeno nell'utilizzo quotidiano, si sono dimostrate valide. Il comfort rimane di buon livello, la sella non è così rigida, è abbastanza imbottita. Per cui la risposta sullo sconnesso, come in questo caso, convince. Se si alza un po' il ritmo, non so chi va prima in affanno, se la forcella o il mono. Il mono inizia a rimbalzare in maniera un po' sfrenata e potendo regolare solamente il precarico molla c'è poco da fare. I freni ci sono piaciuti, almeno per quanto riguarda la capacità, andando con un ritmo medio. Quando invece si vogliono spremere tutti i 75 cavalli, un minimo di potenza in più ci sarebbe piaciuta, non tanto a posteriore quanto per il comportamento del doppio disco a margherita anteriore, che meriterebbe magari o delle pastiglie un po' più performanti oppure semplicemente una pinza un po' più cattiva.
Il telaio è un monotravi in acciaio e prosegue con un bellissimo forcellone, anch'esso scatolato in acciaio, asimmetrico. Il lato sinistro e il lato destro non sono uguali. Qui troviamo un bel pneumatico da 180-55, una dimensione da moto vera, con un disco margherita da 245 mm e pinza a 2 pistoncini. Particolare il posizionamento del monoammortizzatore, che si trova nella zona centrale praticamente orizzontale. Il bicilindrico fronte marcia da 75 cavalli non è una scoperta perché l'avevamo già apprezzato in precedenza, ma è sempre un piacere da guidare, pronto a prendere giri sin dai 3-4 mila giri, dove spinge fortissimo, tanto che spesso e volentieri l'avantreno in prima e seconda marcia tende ad alleggerirsi, per non dire a impennarsi. Non ha un grande allungo come motore, tanto per fare un confronto rispetto a quello della Suzuki SV 650 è meno cattivo in alto, allunga meno, però dà tutto ai medi regimi, per cui dipende da come volete usarla questa moto, però si comporta davvero molto ma molto bene. Vibra poco questo motore e il contralbero a quanto pare fa il suo dovere. Il bicilindrico della Yamaha MT-07 eroga 75 cavalli e 68 Nm di coppia, numeri che rendono questa moto davvero divertente, sia in città ma soprattutto nel misto. La Yamaha MT-07 ci ha convinto, ci è piaciuta moltissimo nell'extraurbano, una moto che a dispetto del prezzo piuttosto basso si è dimostrata una moto adulta. Il piano di seduta della sella, posto poco più di 80 cm da terra, e soprattutto la forma molto rastremata e scavata nella parte anteriore, permette anche alle persone con gamba meno lunga di toccare perfettamente a terra con entrambe le gambe. Meno fortunato il passeggero. Le pedane sono anche posizionate correttamente, però la sella è piccola e anche abbastanza rigida, inoltre non c'è appiglio. La posizione in sella è piuttosto comoda. Le pedane, forse vista la spinta del motore, ci piacerebbero leggermente più arretrate, ma non ci possiamo lamentare. E a lamentarsi può essere magari il passeggero che ha poco spazio in sella. Le pedane sono anche abbastanza comode, ma effettivamente la sella è piccola. Allora, vediamo cosa ci riserva il vano sottosella. Allora, qui abbiamo 2 comode cinghiette per fissare eventuali ragni alla sella, si ripongono in maniera piuttosto ordinata, un sistema semplice ma efficace. Qui poi abbiamo un paio di brugole, un cacciavite, qui abbiamo il libretto delle istruzioni e qualche altro strumento. Abbiamo un cavetto, l'antifurto per il casco, la chiave per la regolazione del monoammortizzatore e qui una prolunga. Una volta che andiamo a riporre però questi 2 oggetti nel vano sottosella, di spazio ne rimane davvero poco, per cui l'antipioggia ve la dovete per forza portare nello zaino. Abbiamo registrato dai 16 ai 17 km/h in città, mentre fuori città a velocità costante si leggono anche 34-35 km/h a 90 all'ora. Adesso stiamo andando a 70 all'ora e l'indicatore ci dice 38,6, davvero una bella percorrenza. La Yamaha MT-07 dimostra che moto economica non vuol dire per forza moto povera. Si guida bene, ha un motore moderno e prestante, si può usare sia in città sia nell'extraurbano, anche per piccoli viaggi. È una moto dalle grandi soddisfazioni. Il motore sa essere parco nei consumi, ma sa essere anche aggressivo una volta che si richiamano tutti i 75 cavalli. La coppia c'è ed è presente sin dai bassi regimi, per cui il motore tira tantissimo, dai 2000 ai 3000 giri avete visto che è uno spettacolo, per cui promossa a pieni voti.